Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi parliamo appunto di una storia clandestina, ossia una storia nascosta che voi avete con una persona ufficialmente impegnata. Questa persona ovviamente, come diciamo è più o meno tipico di queste situazioni, va e viene, poiché non può sempre vedervi, non può sempre sentirvi. È chiaro che in questo momento avete voglia, siete stanche, quindi avete voglia di sapere, ma questa persona prima o poi prenderà una decisione, perché ovviamente continuando a vedersi saltuariamente e dovendo comunque castrare i propri sentimenti, i propri desideri, è chiaro che c'è della sofferenza. Di conseguenza vogliamo appunto chiedere agli arcani se tra voi e questa persona ci sarà un cambiamento, ovviamente a vostro favore. Utilizzerò il metodo degli 8 arcani perché ci permette di analizzare veramente molto bene la situazione nel presente per capire i pro e i contro della situazione, i desideri e le paure di lui, l'ambiente che lo circonda, quindi il rapporto anche con la sua compagna ufficiale, e ovviamente principalmente il rapporto con voi, il filo rosso che vi lega, che tipologia di rapporto c'è fra di voi. Il consiglio degli arcani, che soprattutto in stese di questo genere a mio avviso è molto molto importante, ed infine il futuro, ossia seguendo il consiglio degli arcani che cosa accadrà. Allora, io utilizzerò i Surrealist Tarot, questo mazzo veramente meraviglioso ragazzi, è di un'intelligenza incredibile. Vi lascio in descrizione il link di un mio video in cui appunto parlo dettagliatamente, anche se comunque brevemente, della storia di questo mazzo, di come appunto sia legato al fenomeno del surrealismo e ovviamente in particolare alla psicanalisi freudiana. Allora, iniziamo appunto a mescolare gli arcani e cerchiamo di capire che tipologia di rapporto c'è ad oggi tra voi e quest'uomo e soprattutto che potrebbe esserci seguendo appunto le direttive degli arcani. Allora, vediamo un po' il presente e il futuro tra voi e questa persona. Allora, persona impegnata, per impegnata si intende sposata, fidanzata, convivente, comunque che ha una compagna ufficiale, ok? Poi a prescindere chiaramente dalla tipologia di impegno, però comunque ha una compagna ufficiale, potrebbe avere figli, potrebbe non avere figli, poi comunque dalla stesa generalmente questi particolari si evincono quasi sempre, Allora, cerchiamo di capire appunto pro contro della situazione. Questa persona come sta vivendo anche questa situazione con voi, quello che vorrebbe fare e magari non fare, e obiettivamente poi vi ripeto che cosa accadrà. Allora, perfetto. Allora, io sposto il mazzo qua in fondo. Come sempre cerco di mettere le carte in modo che siano il più visibili chiaramente possibili. Allora, vediamo un po'. Ecco qui la situazione. Perfetto.
Allora, partiamo come sempre dalla prima posizione, ossia appunto il presente della situazione. Allora, in questo caso, vabbè ragazzi miei, partiamo già con una regina di pentacoli. Allora, voi sapete che in tarologia ogni figura o carta di corte ha un proprio ruolo ben preciso. In particolar modo, la regina di pentacoli e la regina di spade rappresentano appunto l'altra donna, cioè la compagna ufficiale o comunque la rivale della consultante, mentre la consultante appunto è identificata come appunto regina di coppe, ovviamente, o regina di bastoni. Allora, che nel presente mi venga immediatamente questa figura e soprattutto in apertura della stesa, voi sapete che la prima carta di una stesa spiega tutte le altre carte successive e a sua volta ne è spiegata, ovviamente. Quindi il fatto che in apertura di stesa abbiamo già la figura della compagna ufficiale è ovviamente un indice importante, chiaramente da non sottovalutare, perché la regina di pentacoli, come tutte le carte ovviamente, come tutti i 78 arcani, ha delle accezioni positive ma anche fortemente negative. In questo caso abbiamo appunto una regina di pentacoli che può essere tanto generosa quanto avida, tanto attenta nel prendersi cura delle persone che ha attorno a sé, quindi anche del proprio compagno, tanto quanto appunto gelosa, possessiva e che tiene troppo sotto controllo l'altra persona. Quindi quest'uomo ce l'ha veramente sempre vicino a sé. Evidentemente o lavorano insieme, parliamo appunto di pentacoli, quindi magari gestiscono un'azienda assieme o sono colleghi di lavoro comunque, o evidentemente in quest'ultimo periodo questa donna è molto presente, ma proprio 24H nella vita di quest'uomo. Quindi se in questo periodo, e credo proprio sia così, quest'uomo vi sta chiamando poco o si sta facendo vedere poco, la motivazione è l'iperpresenza di questa donna. Guardate, questa donna sembra che abbia un volto che fuoriesca appunto da una struttura che pare essere una casa, anche se in realtà parrebbe un cappello. E questa donna cosa fa? Guarda al di fuori della propria casa, della propria abitazione di cui lei è regina, e quindi tiene in grande controllo e osservazione tutto ciò che ruota attorno alla sua famiglia. Lei non ammette che nulla vada storto, cioè che nulla sia sotto il proprio controllo. È una donna per cui tutto ciò che è suo, o meglio che lei reputa di sua proprietà, non ammette che in qualche modo possa sfuggirgli di mano. È una persona, guardate, che ha messo radici nel proprio ambiente, perché il corpo pare proprio la forma di un albero, quasi intagliato dall'interno. Questa è una persona, guardate come ha i piedi ben saldi sul pavimento, cerca un equilibrio con entrambi i piedi e ha un baricentro stabile. Quindi questa donna vuole a tutti i costi mantenere il controllo stabile, l'equilibrio, l'armonia nel proprio ambiente. Quindi è una donna a cui non sfugge niente, ve l'ho detto, osserva. È una donna che non ammette che ci sia qualcosa che possa sfuggire al proprio ipercontrollo. Nel caso questa donna abbia dei figli, potrebbe diventare ancora più pericolosa, perché è una donna gelosa e possessiva anche del suo ruolo di madre, oltre che del suo ruolo di compagna. Essendomi venuta una regina di pentacoli, potrebbe avere questa donna
come segno zodiacale un segno di terra, quindi Vergine, Capricorno, Toro, oppure un forte ascendente in uno di questi 3 segni, oppure nel tema natale questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Potrebbe ad esempio avere la Venere in Capricorno o la Luna in Toro, oppure altri 2 pianeti importanti sono appunto Marte e Mercurio, per esempio in Vergine. Questi sono degli esempi, per farvi capire che è una personalità molto spigolosa, che difficilmente molla il colpo. Anche nel caso in cui si dovesse accorgere che il marito o il compagno ha attrazione per un'altra donna, non mollerebbe il colpo, cioè non è una donna disposta a sacrificare il suo posto. Lei è lì, le radici lei le ha già messe, nessuno la può allontanare dal proprio luogo, dalle proprie mansioni. Ha un'ostinazione quasi ossessiva nei confronti del controllo di tutto ciò che reputa suo. Quindi vi ripeto, una donna che può diventare vendicativa e capricciosa nel momento in cui si dovesse rendere conto, per esempio, che il compagno ha la testa altrove, e cercherebbe di fare di tutto per riportare l'attenzione del compagno su di sé, ma non su di sé in quanto donna, perché qui non parliamo di sessualità. La regina di denari e la regina di spade sono molto fredde, sono algide, quindi in realtà possono addirittura rappresentare delle donne con problemi di frigidità. Quindi in realtà questa donna non cerca lui in quanto a partner erotico-sessuale, lo cerca in quanto ad elemento di equilibrio della sua vita. Lui ormai fa parte di lei, non c'è verso. Quindi questa donna in realtà in questi giorni, in queste settimane, gli sta veramente particolarmente addosso. Potrebbe trattarsi ovviamente di situazioni legate chiaramente al denaro. Potrebbe essere che queste persone in questo momento stiano ragionando o discutendo di affari di tipo economico-finanziario, oppure si stanno occupando di denaro liquido, per esempio di una eredità. Comunque stanno movimentando del denaro, ne stanno parlando particolarmente, si stanno organizzando in ambito economico. Quindi chiaramente sono delle persone che stanno cercando evidentemente di aggiustare un qualcosa, non del loro rapporto, non parliamo di coppe, ok? È una presenza che in questo momento si sta occupando del denaro familiare, quindi dei beni immobili e diciamo liquidi della propria famiglia, del proprio nucleo familiare, evidentemente perché come tipico della regina di Pentacoli è lei che se ne occupa. La regina di Pentacoli può rappresentare anche una donna, scusate ho mosso la telecamera, effettivamente danarosa, quindi potrebbe essere lei ad avere praticamente più denaro del vostro uomo, o comunque potrebbe essere lei a gestirlo. Quindi in questo caso ovviamente è lei che ha il coltello dalla parte del manico. Questo sicuramente. Allora, vediamo che cosa lui di bello vede in voi in questo momento, i pro della situazione. Allora, il re di bastoni, lui vi desidera. Il re di bastoni è chiaramente il soggetto della stesa o il consultante, nel caso in cui sia appunto una stesa rivolta ad un uomo da parte di un uomo. Il re di bastoni è chiaramente un uomo che vi desidera, che ha tutte le intenzioni di farsi sentire, di farsi vedere, di scrivervi, perché parliamo di bastoni che ci riportano alla comunicazione, tra l'altro anche a breve, perché i re rappresentano sempre delle tempistiche di cambiamento, di evoluzione della situazione in tempi molto brevi rispetto al momento in cui voi andate a vedere questa stesa. Quindi
Questo, guardate, re di bastoni è molto legato a voi. Voi siete un pensiero che in realtà lo guida sempre. Tra l'altro, guardate, potrebbe anche spiarvi, per esempio sui social oppure su WhatsApp piuttosto che Telegram, nel caso appunto in cui abbiate la possibilità di tenere, diciamo, piuttosto a portata di mano i numeri di telefono di entrambi. Cioè è una persona che comunque vi tiene d'occhio e che in qualche modo è molto geloso di voi. Lei è gelosa di lui è geloso di voi. Ma è una persona che vi desidera, è una persona che vi vuole. È una persona che non vede l'ora, in qualche modo, di accelerare il tempo proprio per poter permettere al vostro rapporto di riprendere. È una persona che vuole riappacificarsi a voi, simbolo della pace. È una persona che appunto vuole governare il tempo per cercare di in qualche modo riportarlo a suo favore. Questo orologio. È una persona che vuole costruire con voi, vuole un futuro con voi. Guardate quest'uovo, però l'uovo non è ancora schiuso. Quindi sa che effettivamente le tempistiche sono molto lente. È una persona che ha tutte le intenzioni di tornare da voi, di scrivervi, grazie ovviamente a un desiderio sessuale, direi piuttosto evidente. I bastoni rappresentano il simbolo fallico. Guardate quest'uomo come tiene questo similfiore, questo stelo, che può tranquillamente rappresentare appunto un bastone, metaforicamente lo tiene bene in mano. Quindi questa persona ha tutte le intenzioni di farvi capire, comunicarvi che comunque lui vi desidera. Quindi è chiaro che fisicamente lui per voi ha una totale attrazione, cioè si sente attratto quest'uomo da voi. Ecco cosa ha di bello il vostro rapporto. L'elemento principale è chiaramente l'attrazione fisica, ma in realtà il re di bastoni ha anche un'altra caratteristica importante, cioè il re di bastoni è comunque un uomo forte, deciso, è un uomo che non ha paura di nulla, è un uomo coraggioso, un uomo temerario, che ha tutte le intenzioni di dimostrarvi che in realtà non vi ha dimenticato, non è che vi ha messo da parte, ha soltanto dovuto occuparsi di altre faccende, ma vi ripeto, ve ne vuole parlare. Vediamo che cos'ha nel cuore, quello che questa persona obiettivamente non riesce a riferire a voi, ciò che questa persona non riesce a dire a parole, ma che invece ha dentro. Vediamo un po'. Allora, il 6 di coppe. Questa è una persona molto nostalgica, Questa è una persona che ripensa delle situazioni del passato, probabilmente a come vi siete conosciuti, a quando vi siete conosciuti, a come avete vissuto i primi momenti della vostra frequentazione. È una persona che vi pensa costantemente. Il 6 di coppe è proprio il pensiero nostalgico verso il passato, che ovviamente in questo caso riguarda voi. E come vi dicevo con il re di bastoni, questa è una persona che ha voglia di tornare da voi, di riappacificarsi a voi, probabilmente perché sa che in questo momento e in questo periodo non vi sta proprio trattando benissimo, ed è una persona che vuole venire da voi proprio con il cuore in mano. Parliamo di un 6 di coppe. Il 6 di coppe è il passato che torna per riconciliarsi con esso. Quindi è una persona che è molto nostalgica, sente molto la vostra mancanza e voi gli mancate veramente tanto. Ed è una persona che non vede l'ora di poter riportare la situazione con voi alle condizioni iniziali, quindi per potervi vedere e sentire nel migliore dei modi, o probabilmente anche più frequentemente. Perché vi ripeto, siete proprio quel pensiero fisso che lui ha nella mente e che non ha nessuna intenzione di lasciare andare. È una persona che, se vogliamo, può essere anche molto profonda. È una persona molto legata, probabilmente anche alle sue stesse radici, alla sua famiglia di origine, che magari ha anche lontana. È una persona comunque legata alla sua famiglia. È una persona che crede molto nei ruoli. Ecco perché molto probabilmente è ancora assieme a questa donna.
ma è sicuramente una persona che ha tutte le intenzioni in questo momento di ritornare da voi. Il 6 di coppe rappresenta comunque anche una scelta, quindi evidentemente questa persona sa che questa situazione non può protrarsi per lungo tempo, che il vostro rapporto deve in qualche modo, il vostro e chiaramente quello con la compagna ufficiale, avere chiaramente un percorso prestabilito e ben preciso. Sa che non si può continuare in questo modo, ma ve lo dicevo anche con questo re di bastoni. Questa è una persona che obiettivamente ha le idee ben chiare adesso, ok? Nel presente, probabilmente in passato no, ma adesso ha le idee molto più chiare. Quindi è pronta questa persona ad effettuare una scelta, anche se, vi dicevo, c'è sempre questa regina di pentacoli che in realtà difficilmente vuole mollare l'osso, mi sembra abbastanza agguerrita. I contro della situazione, gli ostacoli, e qui, allora, il re di spade, allora, in questo caso potrebbe essere un rivale in amore, quindi potrebbe essere che voi abbiate un compagno o che stiate frequentando qualcuno o che lui pensa che voi abbiate un compagno, lo dà per scontato che probabilmente voi abbiate altre persone ovviamente al vostro fianco e quindi si fa a volte un po' intimorire / indispettire da questa presenza. Anche nel caso in cui siano solo, diciamo, delle sue fantasie, è una persona che obiettivamente si lascia bloccare da questo pensiero perché immagina che sia un rivale particolarmente pericoloso e attento. Guardate come osserva e come apre quest'occhio. Quindi è una persona che tiene veramente d'occhio tutta la situazione. Ed è una persona, guardate, pronta a ferire. Quindi in realtà vede questa persona come potenzialmente molto pericolosa. Lui vede voi come una donna di una straordinaria bellezza, come una donna sensuale. Vi vede come una donna molto ricercata, che però lui considera essere sua, ma che considera anche essere evidentemente di un'altra persona. Guardate come appunto questa bellissima donna pare avere radici nel corpo di questo re di spade. Quindi lui immagina che voi abbiate due uomini, lui e quest'altro uomo, e questa cosa gli dà molto fastidio. Per cui tende molto a spiarvi, questo ve l'ho già detto anche prima, proprio perché vuole capire a che punto è la vostra relazione, oppure vuole capire se voi avete una relazione, perché per lui questa situazione risulta molto complessa. Questo re di spade però potrebbe anche essere non soltanto un rivale in amore, ma anche un parente che vedete ha l'occhio lungo e la bocca si apre un po' troppo a sproposito. Quindi potrebbe essere una persona pericolosa che magari sa di voi due e quindi teme che questa persona possa scoprire qualcosa di più di voi due e riferirlo alla moglie o alla compagna ufficiale. Potrebbe essere, vi ripeto, un parente, magari un fratello della moglie, per esempio, oppure potrebbe essere un suocero, perché generalmente i re rappresentano individui abbastanza grandi per quanto riguarda l'età anagrafica. Potrebbe essere, vi ripeto, un cugino o un amico di famiglia, di cui però lui non si fida, perché sa che ha la lingua lunga, quindi che potrebbe parlare a sproposito. E quindi la vostra tresca potrebbe venire scoperta. Comunque l'elemento di ostacolo è un'energia maschile, ok? Vediamo un po' l'ambiente che lo circonda. Allora, mamma mia, qui abbiamo la torre, però forse è per quello che lui e la moglie o la compagna stanno parlando di soldi, perché evidentemente qui, ragazze, deve essere successo sicuramente qualcosa di spiacevole. La carta della torre rappresenta quasi sempre
un evento disastroso, una brutta notizia che probabilmente ha causato dei litigi, ha causato una separazione, un allontanamento, comunque qualcosa di inaspettato, di molto brusco, che però in realtà è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Attenzione che potrebbe anche essere stata la scoperta di qualche messaggio di troppo, oppure il fatto che, per esempio, voi esistiate nella sua vita. Questo ovviamente non vale per tutti, ma chiaramente, visto che siamo tanti, io devo per onestà dare sempre un po' tutti i significati che possono appunto far parte della situazione di ciascuno. Ovviamente poi voi prendete il significato che fa per voi. Quindi potrebbe essere stato scoperto il vostro rapporto, vi ripeto, attraverso un messaggio, comunque una telefonata, oppure potrebbe essere a rischio il matrimonio o comunque la convivenza tra lui e la compagna ufficiale a causa di un evento molto negativo che è accaduto da poco, perché la torre ci parla di tempi molto molto rapidi, quindi non siamo nell'ordine dei mesi, ma di qualche settimana. Quindi nel caso in cui voi appunto lo vediate, e secondo me questa persona non vede l'ora di contattarvi, ve lo dicevo con appunto il re di bastoni, cercate di capire, ovviamente ragazze, con discrezione, quindi non ad interrogatorio, ma di capire appunto cosa possa essere accaduto, perché questa torre è una presenza molto importante nella vita di questa persona, quindi rappresenta un capovolgimento di una situazione dettata però da eccessiva ostinazione ed orgoglio. Cioè qui qualcuno ha tirato troppo la corda, ha osato troppo. La torre rappresenta appunto la torre Dio, cioè Dio che in qualche modo interviene come elemento punitivo nella vita di uno o più individui per riportare il giusto equilibrio e la giustizia. Quindi evidentemente qualcuno deve aver, diciamo, combinato qualcosa di eccessivamente grosso, per cui qui c'è stato uno sconvolgimento della situazione. Vi ripeto, la torre porta generalmente allontanamento, separazione o comunque dei forti litigi in ambito proprio familiare. Ok? La torre potrebbe rappresentare anche un lutto, quindi potrebbe, come vi dicevo con la Regina di Pentacoli, essere il caso per esempio di persone che si stanno occupando di una eredità. Comunque qui ci sono delle situazioni che però non sono andate come lui sperava, anzi sono precipitate, probabilmente perché lui ha peccato di arroganza, pensava che nessuno potesse scoprirlo o che comunque non ci sarebbero stati mai problemi. Ha sognato troppo questa persona e ha osato troppo, e qui chiaramente il karma è intervenuto. Quindi qualcosa di negativo è accaduto nell'ambito familiare per quanto riguarda questa persona. Potrebbe essere anche la perdita del lavoro oppure delle perdite ingenti di denaro, ecco perché appunto lei se ne sta occupando. Quindi ci sono delle situazioni che però non volgono a suo favore. Ecco perché evidentemente è una persona che probabilmente può aver rallentato anche la sua evoluzione, anche il suo percorso di cambiamento e quindi il rapporto con voi. Cerchiamo a questo punto di capire questa situazione, il rapporto che vi lega, ossia quel filo rosso che appunto lega voi a questa persona. Vediamo un po'. Il 9 di Pentacoli. Allora, in questo caso, appunto, questa persona è veramente molto legata a voi da un profondo senso di benessere. Il 9 di Pentacoli rappresenta il benessere anche materiale, perché parliamo di pentacoli, quindi anche il godimento fisico, che voi siete in grado e siete sempre state in grado di garantirgli. Quando questa persona sta con voi, si sente libera, perché il 9 di denari rappresenta proprio la libertà, l'autonomia, l'indipendenza, il poter vedere il proprio cammino sotto occhi diversi. Quindi questa persona, ogni volta che è con voi, che sta con voi, si sente sempre meglio. È come se voi foste un po' le sue pile che lo ricaricano.
Cioè lui vede in voi l'unico elemento di positività nella sua vita. Guardate questo fiore, che è l'unico elemento che ha un colore vivido e splendente in questa carta. Mentre abbiamo appunto un cielo particolarmente annuvolato. Quindi in realtà questa persona ha molta fiducia, ha molta fede nel vostro rapporto. Guardate questa croce che si intravede, quindi è una persona che sa che prima o poi con voi la situazione evolverà, perché con voi le cose vanno troppo bene. Vi ripeto, siete il suo benessere, siete il suo appagamento da un punto di vista morale, sentimentale e soprattutto materiale, perché vi dicevo che quest'uomo è un re di bastoni nei vostri confronti, quindi vi desidera molto. Ma questa persona in realtà con voi si sente bene e questa cosa lo fa progettare, lo fa pianificare e molto probabilmente quando è con voi lui si sente padrone del proprio universo. È come se riuscisse a, diciamo, respirare aria di libertà quando è con voi. Il problema poi nasce nel momento in cui questa persona ritorna a casa, per cui poi di nuovo si ritrova con questa presenza così forte e ingombrante. Quindi è un rapporto sicuramente il vostro destinato a durare e che probabilmente dura da tanto tempo, perché il 9 di Pentacoli rappresenta comunque un rapporto che ha radici profonde, anche ovviamente nel tempo, non solo nelle azioni. Quindi questa persona sta pianificando? Sì, certo. E soprattutto parliamo di un 9 di Pentacoli, quindi arriviamo quasi al 10 di Pentacoli, che rappresenta la chiusura di un ciclo per aprirne uno nuovo. Questa persona ha voglia di ricominciare da capo. Quindi sì, ha una progettualità, assolutamente sì, che ha delle basi, parte ovviamente dai Pentacoli. È una persona che dà molta importanza all'aspetto economico comunque della vita, quest'uomo, Allora, vediamo a questo punto che cosa vi consigliano gli arcani. Vediamo un po'. Il 7 di coppe. Ah, però, ragazze mie, vi consigliano di scegliere bene. Allora, il 7 di coppe rappresenta l'abbondanza tra più scelte. Ah, però. Quindi, allora, molto probabilmente questo re di spade, che lui immagina essere al vostro fianco, evidentemente c'è. O comunque voi veramente avete un altro compagno. Oppure avete e avrete altri ammiratori, corteggiatori molto interessanti, perché il 7 di coppe mi parla di opportunità sentimentali che possono assolutamente risultare fruttuose per voi alla stessa maniera. È interessante però questo consiglio, perché ovviamente i consigli non vengono mai dati a caso dagli arcani, quindi evidentemente o voi avete già qualcun altro a vostro fianco, o state conoscendo qualcuno, o conoscerete qualcuno, perché questa è una carta senza tempo, ok? Che diventerà per voi un elemento molto importante. E le carte vi stanno suggerendo, attenzione, scegli bene, non sei obbligata a continuare con questa persona, perché potrebbe esserci qualcos'altro di molto più valido, che ti porterà al successo, certo. Parliamo di una carta di grado settimo, quindi di un successo che porterà ad una grande stabilità e quindi successivamente alla chiusura di un ciclo, all'apertura di un nuovo vostro ciclo di vita e d'amore, ovviamente. Quindi in realtà dovete veramente porvi delle domande in riferimento a ciò che veramente fa stare meglio a voi. Cioè, quest'uomo, per carità, mi piace, provo del sentimento, ma è veramente ciò di cui io ho bisogno? Cioè, voglio veramente imbarcarmi in una situazione dove c'è una regina di denari che è così presente, direi iper presente, con la quale probabilmente ci sarà sicuramente da battagliare? Se la risposta è sì, allora continuate per questa strada. Altrimenti gli arcani vi consigliano di guardarvi intorno perché ci saranno e ci sono nuove opportunità. Ripeto, altrettanto valide. Quindi mi raccomando, cercate di prendervi del tempo
per poter pensare, perché il 7 di coppe rappresenta anche la possibilità di una certa confusione nel momento in cui un individuo si trova a dover prendere una scelta tra più opportunità che sono entrambe, o comunque che sono tutte, direi piuttosto benaugurali. Nel momento in cui è chiaro che io ho 3 o 4 opzioni e tutte queste 3 o 4 persone mi piacciono, ciascuno per chiaramente degli elementi importanti, le carte vi dicono attenzione. Cerca di riflettere, creandoti per esempio una scala di priorità, su quali sono gli elementi di cui tu hai veramente bisogno in un uomo. Perché ci potrebbe essere un momento di confusione che potrebbe portare la consultante a delle scelte, non dico sbagliate, però un po' superficiali. Quindi attenzione a scegliere bene. Dovete tutelare il vostro cuore, 7 di coppe. Vediamo appunto comportandosi in questo modo, quindi ponderando effettivamente le scelte, che cosa accadrà? Allora, qui abbiamo un bel demonio, caspita, ovviamente in accezione positiva. Il demonio rappresenta sicuramente una grande passione, il demonio rappresenta sicuramente un amore, perché comunque il demonio in accezione positiva lega due persone, ma non soltanto dal sesso, ok? Bensì lega due persone anche attraverso un sentimento, che però rispetto, per esempio, all'arcano degli amanti, dove abbiamo due persone legate tra di loro da comunque un sentimento, qual è la differenza? È che nel caso del diavolo è un legame a volte un po' asfissiante. Non dico tossico, però è comunque un legame particolarmente forte, quasi ossessionante, che a volte vi fa compiere anche azioni un po' imprudenti. Rappresenta tutto ciò che riguarda l'erotismo, il magnetismo. Quindi voi vi legherete sicuramente e rimarrete sicuramente legate a questa persona. Tra voi e questa persona ci sarà un forte legame, continuerà ad esserci questo legame. E a mio avviso probabilmente tra queste scelte potreste scegliere proprio lui. Ma il diavolo non è una scelta ab eterno, è una carta che ha tempistiche molto veloci. Quindi potreste inizialmente scegliere di dedicarvi unicamente a lui e quindi di, tra virgolette, accantonare gli altri corteggiatori o magari le persone che conoscerete. Ma nulla in questo caso ci dice di come potrà andare avanti la situazione in un futuro più lontano, proprio perché il diavolo ha delle tempistiche piuttosto rapide. Quindi parliamo generalmente di qualche settimana, massimo qualche mesetto. Quindi evidentemente inizialmente voi proseguirete in quella che è questa grande vostra passione, la passione per quest'uomo, che è una passione quasi disarmante, che voi vivrete proprio in maniera molto profonda, perché vi ripeto c'è tanto erotismo qua, c'è tanta sensualità, c'è un fortissimo desiderio che vi porterà, vi ripeto, anche sia voi che lui a compiere, attenzione ragazzi, atti imprudenti. Cioè, in realtà potrebbe accadere che questa persona, pur di venire da voi, di vedervi sulla scorta di un desiderio profondo, ve lo dicevo con questo re di bastoni, potrebbe anche lasciare delle tracce di sé, cioè per esempio farsi scoprire se la cosa non è già accaduta. Quindi rappresenta proprio l'agire temerario, audace, quasi quel gusto di sfidare il pericolo proprio per arrivare ad ottenere un soddisfacimento appagante
in maniera assoluta. Quindi in realtà ci potrebbero essere delle occasioni di vedere di nuovo questa persona e di avere dei rapporti con questa persona, sfruttando dei momenti quasi inattesi da cogliere al volo, che vi permetteranno appunto di rivedervi, di stare insieme, di riassaggiare la forza e il magnetismo del vostro rapporto, proprio perché, vi ripeto, ci saranno sicuramente dei momenti, probabilmente anche inattesi, che vi permetteranno di ricontattarvi, di rivedervi. E questa persona agirà con grande temerarietà, perché non ne può più, questa persona sta impazzendo. Quindi rappresenta un grande fascino, una grande passione, anche fuori dagli schemi comuni, che in qualche modo vi legheranno ancora. Quindi il diavolo rappresenta un osare, uno sfidare anche proprio questa sua stessa condizione, per esempio matrimoniale. In realtà però, vi ripeto, il diavolo non ci parla di una situazione tra voi e questa persona in un futuro più lontano. Ci parla di un adesso, quindi ci parla di tempistiche veloci, ve l'ho detto, qualche settimana, massimo un paio di mesi. Ma poi che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere, sempre in riferimento al diavolo, che voi possiate conoscere, ve lo dicevo con questo 7 di coppe, altre persone con le quali potreste vivere altrettante avventure decisamente cariche di erotismo e sessualità. Molto probabilmente in futuro voi non vi dilungherete tanto in questioni di ordine morale. Cioè, se fino ad ora avete aspettato le tempistiche di questa persona, da persone innamorate e pazienti, molto probabilmente in futuro ci sarà un atteggiamento molto più libero da parte vostra, molto più sfrontato, ma che comunque a voi farà bene, che vi porterà evidentemente a toccare altri lidi, il diavolo, quindi quasi a tradire lui. Perché il diavolo rappresenta proprio diversi incontri nuovi con persone anche nuove, che possono essere fortemente esaltanti e foriere di grosso divertimento. Quindi in realtà è come se, avendo tutte queste opzioni ed opportunità, voi non abbiate nessuna intenzione di lasciarvele scappare, ma anzi probabilmente opterete anche per il divertirvi, lasciando da parte tutte queste problematiche, tutti questi ostacoli che derivano dal rapporto con questa persona. Il diavolo inoltre rappresenta anche una volontà molto forte che troverà concretezza nel chiudere un rapporto ufficiale che ormai era diventato pesante. Voi appunto troverete il coraggio di interrompere questo rapporto, di troncarlo, e quindi potrete dedicarvi interamente alla conoscenza di nuove persone, nel caso in cui voi siate ad esempio impegnate, perché il diavolo rappresenta proprio la chiusura di rapporti ufficiali. Quindi vi aspetta un periodo estremamente ricco di tante novità. Un periodo intenso dove voi, vi ripeto, potrete conoscere nuove persone e, a mio avviso, con questo diavolo ci sarà l'abbinamento tra il continuare il rapporto con questa persona e molto probabilmente appunto la conoscenza con altre persone. Lui continuerà sicuramente a cercarvi, perché comunque è una persona inesorabilmente attratta, perché vi ripeto che ha un legame profondo con voi, quasi ossessivo nei vostri confronti, quindi sa che il vostro rapporto, pur essendo extraconiugale, non si può scindere, quindi è una persona che vi cercherà di nuovo, ma abbiamo anche voi, che in questo caso diventerete delle attrici attive nel vostro rapporto, perché evidentemente, vi ripeto, vi guarderete attorno per cercare e troverete sicuramente altre persone.
Questo sicuramente vi darà la possibilità di trovare anche un amante molto focoso, un individuo fortemente magnetico che vi rapirà probabilmente anche il cuore. Attenzione, perché qui abbiamo anche il 7 di coppe. Quindi in realtà è un periodo, caspita, molto promettente. E nel caso in cui voi siate impegnate, è probabile che voi prendiate finalmente la decisione di chiudere con il compagno ufficiale. Questa decisione potrebbe però essere presa anche da lui stesso, perché ovviamente questo diavolo riguarda entrambi. Quindi potrebbe essere che questa persona decida, proprio sulla scorta veramente di un impulso irrefrenabile, di chiudere con questa regina di denari, perché ovviamente non ne può più. Ma vi ripeto, vi aspettano delle settimane, dei mesi molto 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 intensi, dettate veramente dall'istinto. Qui ci sarà poco ragionamento, qui agirà molto l'istinto, e l'istinto vi porterà a valutare bene i pro e i contro di una situazione ed eventualmente anche a dedicarvi ad altro, cosa che sicuramente non vi farà male, proprio perché evidentemente questa persona vi sta facendo aspettare da troppo tempo. Comunque vi ripeto, ci siamo chiesti all'inizio della stesa se ci sarebbero stati dei cambiamenti. Sì, assolutamente sì, e saranno dei cambiamenti estremamente forti, perché con la carta del diavolo chiaramente sono dei cambiamenti molto molto importanti che chiaramente provocheranno sia nella vostra vita ma anche nella vita del vostro uomo dei cambiamenti molto importanti che porteranno comunque alla rigenerazione del vostro rapporto, perché o deciderete di troncare col vostro compagno ufficiale oppure di chiudere altre situazioni per iniziarne appunto altre con persone totalmente nuove, oppure appunto potreste dedicarvi alla cura del vostro corpo, del vostro eros, per potervi dedicare invece alla conoscenza appunto di altre persone, anche proprio da un punto di vista strettamente, diciamo, materiale, fisico e pratico, che però comunque vi permetterà assolutamente di godere finalmente di momenti, vi ripeto, colti anche un po' al volo, ma comunque molto importanti per poter appunto finalmente iniziare a vivere una situazione di maggior benessere. Di conseguenza, buoni incontri.